Ti ringrazio tanto per aver deciso di passare un po' di tempo con me e per darti la possibilità di aprirti dei nuovi orizzonti. È la cosa che cercherò di fare in questo breve tempo che mi hai dedicato. Adesso io condividerò con te alcune slide che mi aiuteranno a illustrare il percorso monocorda, quello che ti propongo, e alla fine ti dirò quello che potrai fare in una prossima puntata. Allora, eccoci qua. Questa è la presentazione del mondo monocorda. Un attimo solo che facciamo partire la presentazione. Eccola qua. Perfetto. Allora, monocorda inteso come frequenze del benessere. E vediamo un po' da dove origina tutto quello che ti sto per presentare. Allora, intanto diciamo ma chi sono io, chi siamo noi, perché monocorda è formato da me e dalla mia compagna. Vediamo cos'è il monocorda. Quelle che sono per me le frequenze del benessere. Gli ambiti di applicazione, sempre del monocorda. Il monocorda e gli altri strumenti. Il monocorda creato da me in sezione aurea, utilizzando questo codice armonico, e il monocorda arca per la suonoterapia, che utilizza un codice diverso. I benefici che si possono avere utilizzando questi strumenti e vediamo un po' poi il progetto monocorda, quello che è il percorso che io e la mia compagna Alessandra abbiamo ideato per farti crescere in un mondo che a noi ha dato infinite soddisfazioni e che continua ancora a darcele. Questo sono io, Daniele Faccin, sono il creatore e il fondatore di Monocorda. Sono colui che realizza questi strumenti che sono creati ad personam e quindi ogni persona che sia venuta in contatto con lo strumento e preferibilmente anche con me, ma che abbia messo le mani su questo strumento in modo da rendersi conto che potrebbe essere un suo grande compagno di vita, di lavoro. Quando tutto questo accade, quindi la persona ha capito che questo strumento, toccandolo, ascoltandolo su di sé, ha capito che questo strumento potrebbe essere veramente una svolta, allora parte anche la costruzione di questo strumento e allora lì si decidono i vari tipi di legno, le modalità, il tipo di strumento che fra un poco ti illustrerò e circa un mese e mezzo dopo, il monocorda, per la persona che decide di farlo, è pronto. Monocorda è anche un marchio registrato. L'ho registrato un po' di anni fa per dare mm, un'impronta di qualità a tutto quello che è il nostro mondo, voglio che si differenzi da tante cose che non vedo positive nel mondo dei suoni, generalmente tante volte create in maniera casuale, anziché pretendere la perfezione che il suono merita. Alessandra è la mia compagna ormai da tanti anni, è colei che mi ha ispirato e che mi ispira tuttora ed è la forza che traina in avanti tutto quello che è il mondo monocorda ed è la parte più spirituale di tutto questo. A lei chiaramente è devoluta la parte di sensibilità, di visione, di tutto quello che uno strumento estremamente importante e prezioso come il monocorda riesce a dare. Vediamo un po' da dove deriva il monocorda, perlomeno per quello che se ne sa. Non se ne sa molto, eh. È attribuito a Pitagora che l'aveva chiamato monocordo, quindi era uno strumento come quello descritto nella figura medievale che puoi vedere qui. E molto più semplice in quel caso, quindi
una tavola su cui veniva tirata una corda sospesa da due ponticelli. Sottostante veniva messo un ponticello mobile che dava modo a Pitagora, 2500 anni fa, di capire che attraverso la divisione della corda tesa si poteva trasferire nel mondo sonoro la matematica e viceversa, la matematica diventava suono. Piccolo esempio, se noi dividiamo a metà una corda tesa, le due rimanenti avranno un suono esattamente il doppio della totalità della corda, creando in questo caso un intervallo di ottava, quindi il doppio del suono, e così via per tutti gli altri ehm, intervalli che si possono creare con uno strumento a corda. Monocordo quindi era uno strumento con una singola corda che poi è diventato, come nella figura, sempre nel mito, uno strumento in cui Pitagora, con la sua grande sensibilità, trasferiva il suono di quelle che lui chiamava sfere, quindi dei pianeti. E quindi immaginate che sensibilità poteva avere Pitagora all'epoca per sentire come suonava un pianeta e trasferirlo in suono nel monocorda. Sua la frase: studiate il monocordo e capirete i segreti dell'universo. Sì, perché anche l'universo è diviso in intervalli, è tutto stato creato in intervalli e corrispondente a principi matematici ben definiti. In sostanza, anche Tesla ne ha parlato, si potrebbe dire che tutto l'universo è basato su tre numeri, il 3, il 6 e il 9. Allora, vediamo un po' le frequenze che propongo durante i corsi, e i monocorda sono proprio studiati per poter esprimere queste accordature che a mio avviso sono le migliori per entrare nel mondo olistico o nel mondo terapeutico. Quindi la 528 Hz, che è la frequenza centrale di quello che è chiamato solfeggio, è un insieme di frequenze armoniche, le cui somme pitagoriche dei numeri che esprimono danno sempre 3, 6 e 9, che sono i numeri che prima vi ho descritto. Particolarmente adatto questo 528 per darmi delle note con cui creare addirittura intervalli e che mi danno la possibilità di avere sblocchi molto veloci. Contrariamente alla 432, che essendo una frequenza perfettamente applicabile anche al monocorda, ma a mio avviso molto più efficace, intendendo i suoni che ne escono dal monocorda come qualcosa che si avvicini alla musica, perché il monocorda, ricordiamoci che è uno strumento che riesce a sviluppare uno sviluppo armonico estesissimo, quindi praticamente copre completamente lo spettro sonoro che noi possiamo udire, ma anche quello che possiamo non udire. Quindi 482 a mio avviso un'ottima frequenza per suonare, ma un po' meno efficace quando si tenta di andare ad avere degli sblocchi a livello emozionale su una persona. Sì, perché il monocorda principalmente viene utilizzato, per quello che vi insegno io, sia per fare meditazione e quindi fare partecipare le persone in presenza e investendole con il suono a questa frequenza, soprattutto la 528, cercare di dare la possibilità a loro di elaborare attraverso il suono emozioni represse o far affiorare qualcosa che magari avevamo cercato di reprimere, perché ricordatevi che il suono non chiede permesso. Il suono, quando attraversa la materia, ne cambia la geometria e di conseguenza la persona cambia in tutti i piani, non solamente quello fisico, ma in tutti i piani anche che non si possono indagare in maniera visibile. La 110 Hz è la frequenza che io ho individuato, ma non solo io, come la frequenza principe per andare poi a interagire con il corpo
in maniera importante per fare suonoterapia. La suonoterapia è un'attività in cui applicando il suono al sistema biologico complesso noi dobbiamo avere la possibilità di rendere evidente il passaggio di questo suono, quindi poter misurare la differenza fra il prima e il dopo e poi vedremo come. Vediamo un po' gli ambiti di applicazione di quello che vi ho appena indicato. Per quello che mi riguarda, la meditazione è stata proprio lo stimolo iniziale. Quando io sentii per la prima volta il suono di uno strumento estremamente grezzo rispetto a quelli che vi presenterò fra poco, eh, quando sentii quelle corde che insieme vibrando sviluppavano quelle melodie incredibili, che sono proprio quegli armonici che riesce a sviluppare uno strumento come questo, capii immediatamente che quel suono era estremamente adatto per calmare la mente in maniera istantanea, che è poi l'ostacolo principale di chi si appresta alla meditazione. Perlomeno i primi tempi, silenziare quel chiacchierio continuo che noi abbiamo nella mente diventa estremamente complicato. Il monocorda ha questa prerogativa di semplificare tutto questo e di calmare istantaneamente la mente, quindi essere un grande facilitatore della meditazione. Ottimo per le sessioni di yoga. Il monocorda con i suoi suoni, portando equilibrio, è sicuramente un vantaggio per chiunque faccia anche attività fisiche. Lo yoga ha anche la possibilità di utilizzare il suono del monocorda per facilitare le asane o tutte le attività che una persona che si appresta allo yoga generalmente fa. Ottimo anche per il riequilibrio dei chakra, quindi ai chakra sono per convenzione associate le note. Quindi dalla nota più bassa, il Do per il primo chakra, alla nota più alta, il Si per il chakra più alto, con tutti gli altri intermedi. Quindi facendo sessioni con il monocorda, perché vedremo fra poco che è uno strumento accordabile, noi abbiamo la possibilità di cambiare sia la frequenza d'accordo che le note. Quindi possiamo essere precisi nell'andare a intercettare il campo energetico che a noi interessa. Probabilmente è uno strumento estremamente adatto ai bagni di suono per la sua accordabilità, perché non ha un suono fisso, ma attraverso dei componenti che si chiamano caviglie noi possiamo tirare o allentare le corde per cambiare l'intonazione. E quindi io durante i corsi insegno proprio a misurare quegli strumenti che non hanno questa caratteristica, che sono praticamente la totalità degli strumenti che si utilizzano in quelli che vengono chiamati bagni di suoni o nelle attività olistiche. Prendiamo un esempio, campane, gong, questi strumenti sono creati e per tutta la loro vita manterranno un'intonazione che sarà fissa e quindi non possono essere cambiati. Il monocorda è possibile adattarlo a questi suoni per creare dei bagni di suoni non più casuali, come molto spesso vedo in quello che è chiamato mondo olistico, ma accordare il monocorda sui suoni degli strumenti che sicuramente avete già in casa. Quindi essere molto più precisi per fare questo tipo di attività. Cristalloterapia, naturopatia è anche la suonoterapia è un ambito della naturopatia. Reiki, molte persone che vengono a fare i corsi in monocorda provengono proprio dal mondo del Reiki e quindi questo passaggio di energia che arriva da altri piani è migliorabile attraverso il suono del monocorda, ma tutte le attività possono essere potenziate con un suono che riporti in equilibrio, come ad esempio lo shiatsu. Molti nostri allievi sono shatsuka e quindi suonando prima sulla persona il monocorda, facendo l'attività poi
e magari suonando alla fine di nuovo il monocorda avremo sicuramente dei risultati ancora più importanti nell'applicazione di sia tecniche di massaggio che di shiatsu. Per la musica, ad esempio il canto, noi abbiamo un bel po' di persone che utilizzano il monocorda con il canto e con la musica. Primo perché è uno strumento musicale, ma secondo, come vi avevo detto prima, il monocorda è un grande sviluppatore di armonici, tanto che ne copre completamente lo spettro sonoro e diventa uno strumento estremamente vicino alla voce umana. E quindi è quasi sistematico che una persona si metta a cantare quando sente il suono del monocorda, seguendo quegli armonici che ho cercato di descrivervi. Sugli animali è fantastico perché gli animali a cui io associo anche i bimbi non hanno filtri, non hanno castelli, non hanno sovrastrutture e quindi si comportano in maniera spontanea rimanendo in presenza del suono del monocorda, se lo ritengono, se lo sentono per loro efficace, o allontanandosene se quel suono, gli arreca qualche tipo di disturbo. Quindi non bisogna stare lì a convincere, un animale o un bimbo se un suono fa bene a loro, si comporteranno in maniera spontanea. Abbiamo più di qualche psicologo e psicoterapeuta o counselor che utilizza il suono per riportare in equilibrio una persona e quindi facilitare tutto quel rilassamento che ha bisogno questo tipo di attività per essere ancora più efficace. Sonoterapia, viva Dio, questo è l'ambito principale del monocorda. In questo caso possiamo vedere una nostra allieva, Yolanda, che sta mettendo sul corpo di una persona il monocorda e questa è l'attività più performante per questo strumento. Quindi cosa stiamo facendo in questo caso? Mettiamo il monocorda sul torace o sulla schiena della persona in modo da intercettare la cavità più grande che ha una persona all'interno di sé, quindi rendendola un'estensione del monocorda, diventando un monocorda. E qui si hanno esperienze che sono ancora più profonde e importanti dell'utilizzo del monocorda magari in una sessione di meditazione o di bagno di suono. Vediamo perché, a mio avviso, è importante utilizzare il monocorda. Soprattutto perché è uno strumento accordabile, come vi ho già spiegato prima. Quindi noi possiamo di volta in volta cambiare completamente l'intonazione e quindi scegliere la frequenza d'accordo che sia 432, 528, il 440 per chi lo deve inserire in situazioni di musica in cui gli strumenti che partecipano a quella sessione musicale sono tutti accordati a 440 perché è la convenzione. Oppure utilizzare il 110 attraverso un altro tipo di monocorda per andare poi a fare la terapia che abbiamo visto qualche istante fa. Vediamo adesso quello che io intendo come monocorda in sezione aurea, che è stato poi l'evoluzione dei miei primi monocorda, quando ho capito che la forma e le proporzioni erano fondamentali per costruire uno strumento musicale che avesse a che fare con un sistema biologico complesso. Allora, sezione aurea, per chi non lo sapesse, chiaramente è il, il codice armonico che chi tutto crea ha stabilito come principio fondante della costruzione della materia. Qui abbiamo un esempio che io porto spesso, in cui vediamo che la prima falange moltiplicata per questo 1,618 che è la sezione aurea, ricordiamoci che per sezione aurea si intende un numero, 1,618 che è un codice armonico generante. Se noi moltiplichiamo questa prima falange con l'1,618 otterremo la seconda falange. Se moltiplichiamo la seconda falange per l'1,618 otterremo la terza. Se noi moltiplichiamo questa per 1,618 avremo il palmo della mano e così via per l'avambraccio e se volessimo anche le gambe rispetto al torso della persona, ma così tutti i tratti del viso.
sia nel micro che nel macro noi siamo sezione aurea, ma la natura esprime questo codice armonico come principio di perfezione. Ricordiamoci che comunque la perfezione in questo piano esistenziale non esiste, ma quanto più vicini a quel numero che è l'1,618. Quindi monocorda diventa poi uno strumento con 36 corde, e anche qui durante i corsi spiego perché questo numero, ma diventano 36 i centimetri di larghezza di questo strumento in cui piazzerò queste 36 corde che mi daranno con i vari calcoli una lunghezza di circa 1 metro e un'altezza di circa 15 centimetri. Non è assolutamente pesante perché varia dai 5 ai 6,5 kg, 7 kg al massimo, dipende dai legni, quindi facilmente sopportabile come carico distribuito da un corpo, niente di che. Questo strumento in sezione aurea ha la possibilità di inserire da parte mia un disegno al centro, che sarà un'ulteriore informazione che mettiamo su questo strumento che già ha delle proporzioni auree, di scelta della persona che lo commissiona. Qui abbiamo due esempi di due persone che hanno commissionato questi due monocorda. All'interno comunque c'è anche scritto tutto un decreto che io e Alessandra mettiamo, che determina che quel monocorda è della persona e aiuterà chi ha deciso di averne uno ad amplificare ancora di più il lavoro che verrà fatto. Con scritto in umido la data di inizio lavori e le nostre firme poste all'interno dello strumento. Tutte le tavole armoniche, che sono questi pezzi di legno sotto le corde, sono in abete di risonanza per qualsiasi strumento, nella migliore qualità e della migliore ditta al mondo di tavole armoniche in abete di risonanza, che è la Ciresa Val di Fiemme, che ormai sono diventati un nostro partner, oltre che amici, e ci forniscono da anni le migliori tavole armoniche al mondo. Tutti gli altri legni che compongono il monocorda sono di scelta di chi li commissiona, sempre nell'ambito dei legni, sia nazionali che esotici, che noi abbiamo in casa. Strumento questo in sezione aurea estremamente adatto, avendo corde in acciaio e quindi un'estensione di un'ottava, per creare situazioni in cui le note sono importanti e quindi creare anche intervalli, suoni complessi, agire sui chakra in maniera fine, attraverso gli intervalli, andare poi a lavorare anche con emozioni, perché ricordiamoci che gli intervalli riescono a muovere emozioni in maniera estremamente importante. E quindi molto adatto a quel mondo olistico che si occupa di tutte queste attività. Qui abbiamo alcuni esempi di simboli inseriti in vari monocorda, ma comunque ne possiamo mettere qualsiasi simbolo ci venga fornito. Ed è un'ulteriore, come dicevo prima, informazione che noi mettiamo nello strumento, che determina che quello strumento è proprio della persona che ce lo ha commissionato. Qui riporto anche quelle che sono le caratteristiche importanti di questo strumento. Intanto calma la mente istantaneamente, come vi ho detto all'inizio. Riesce a muovere emozioni profonde, e non è poco. Promuovere un riequilibrio energetico, essere esposti a un suono in elevata coerenza, porta il nostro sistema biologico a ritornare in equilibrio. Ritornare a una perfezione dimenticata, che è un'altra versione di quello che vi ho appena detto. Riequilibrare una persona e rilassarla. In un momento storico come questo, il semplice rilassamento di una persona è già un miracolo di per sé. È un ottimo potenziante per tutti i trattamenti olistici, siano essi massaggi, shiatsu, yoga, qualsiasi attività, e affrontare blocchi emotivi che vengono spontaneamente messi a galla dal suono
perché il suono non chiede permesso. Quando voi decidete di farvi attraversare dal suono, qualcosa accadrà sempre, ed è questa la cosa importante. Suonare un monocorda è facile, non è nulla di difficile. La parte più complessa è capire che cosa fa un suono e sperimentarlo. Quello che proponiamo nei nostri corsi. E quindi è possibile associare il monocorda con tutte le discipline olistiche, come ho dichiarato prima. E qui ne riporto alcune. Adesso vediamo anche l'altro monocorda che è deputato alla suonoterapia vibrazionale. Per suonoterapia è quell'attività che vi descrivevo prima, che mi deve dare la possibilità di evidenziare il passaggio del suono nel sistema biologico complesso. Quindi devo rilevare una differenza nel prima e nel dopo. Quindi devo vedere un miglioramento nella persona, se no non posso parlare di terapia. Questo è il monocorda arca che ha questo disegno fisso sulla tavola armonica. Qui non è possibile stabilire, imprimere altri simboli, perché questo è troppo importante, deriva dal lavoro di Alfonso Rubino, che mi ha donato questa grande opportunità di inserire il codice armonico dell'Arca dell'Alleanza in un mio strumento, che ne ha cambiato completamente le caratteristiche, anche se sembra uguale all'altro, anche come dimensioni. Ma qui è geometricamente coerente con quel codice armonico che è espresso anche dall'Arca dell'Alleanza, che per chi non lo sapesse è descritta in ogni minimo particolare nell'Esodo della Bibbia. Quindi in mano a un grandissimo studioso di geometria sacra, come ripeto Alfonso Rubino, è stato possibile estrapolare quel codice armonico e inserirlo in un monocorde e quindi renderlo geometricamente coerente con quei dati. Qui in qualche minuto è possibile rendere rilevabile il riequilibrio delle persone che vengono trattate, e il 100% delle persone trattate con questo strumento mi dà una risposta di riequilibrio. Come facciamo a rilevare il riequilibrio? E questa è una tecnica che io insegno durante i corsi, per chi è interessato chiaramente a questo tipo di attività. Allora, quando io lavoro in studio, soprattutto con Marco Morelli, il medico con cui io mi confronto sempre, allora lì utilizziamo i metodi classici della medicina per andare a capire se siamo stati efficaci con il suono, e quindi utilizziamo pedane stabilometriche piuttosto che esami del sangue, esami di elettromiofacciali, le classiche attività che si utilizzano in ambito medico per andare a vedere il miglioramento che possiamo portare con il suono. Ma durante i corsi possiamo utilizzare un metodo empirico, che è quello di andare ad analizzare le dismetrie. Le dismetrie sono quelle differenze che noi notiamo soprattutto negli arti inferiori, ma è possibile notarle anche in altri ambiti, ma vederlo sugli arti inferiori è piuttosto semplice, e questo lo insegno. E quindi andiamo a confrontare, ad esempio, i malleoli, ma potrebbero essere anche le sommità delle rotule, potrebbero essere le creste iliache, e andiamo a vedere se c'è un disequilibrio, e la quasi totalità delle persone dimostra una differenza fra un arto e l'altro, anche di centimetri. Cos'è questa differenza? A meno che non sia un trauma, non sia dovuto a un trauma, è generalmente un tentativo di riequilibrio del nostro sistema nervoso centrale allo stress, tanto che questo tentativo ci mette in disequilibrio posturale. Quando noi suoniamo il monocorda arca perfettamente accordato a 110 Hz su una persona che ha questo tipo di dismetria, e quindi ripeto è la quasi totalità delle persone, in 4 minuti e mezzo le troveremo poi in equilibrio, quindi vuol dire che i loro arti inferiori ritornano pari, evidenziando che l'attività che abbiamo fatto ha migliorato la postura di quella persona. Chiaro che la grande domanda è quanto dura tutto questo, e possiamo trovare persone in equilibrio anche una settimana o anche di più dopo, ma dipende dal tipo di vita che facciamo,
per ritornare in disequilibrio anche in maniera piuttosto rapida. Ma siccome abbiamo degli strumenti che non danno nessun tipo di possibilità di interventi negativi e quindi effetti collaterali, cose di questo tipo, noi possiamo suonare più volte sulle persone per mantenerle in equilibrio. Naturalmente tutto quello che facciamo su una persona suonando il monocorda su un nostro, sulla persona che stiamo suonando, suoneremo anche per noi e quindi di volta in volta ci avvaleremo di questi suoni per mantenerci sempre in ottima forma. E anche qui il monocorda è sempre un monocorda e quindi abbiamo la stessa possibilità di utilizzo che per l'altro, solamente che è molto più portato a rendere efficace una vera e propria terapia. E quindi è uno strumento che io ad esempio utilizzo in ambito medico, lavorando appunto con sia medici, fisioterapisti, figure di questo tipo che hanno capito che il suono, essendo la più antica delle forme di cura, diventa molto efficace anche oggi, diventando così vecchia da essere uno delle cose più innovative che vediamo nel mondo della cura. E quindi questo è l'effetto che noi possiamo avere con un monocorda arca. Vediamo adesso quello che proponiamo nei corsi. Allora c'è da dire una cosa, che siccome il nostro intento è quello di dare i monocorda a chi è interessato ad averli, ma fino a quando non li ha suonati o non è venuto in contatto o non ha sperimentato su di sé e sugli altri qual è soprattutto il monocorda che è di suo interesse, ma soprattutto se il monocorda può essere uno strumento che la persona vorrà avere come compagno di lavoro nei prossimi anni. Nel primo e nel secondo livello forniamo noi i monocordi, in modo che le persone possano fare tutta l'esperienza possibile e stabilire in quell'ambito se il monocorda è quello che vogliono e soprattutto qual è il monocorda che vogliono dei due. Abbiamo anche persone che ne hanno più di uno, perché lo utilizzano sia in un ambito che nell'altro, ma viva Dio, da qualche parte bisogna pur partire. Quindi abbiamo un primo livello in cui ci sono tutte le nozioni di base di quelle che a mio avviso sono le possibilità di un suono per andare a eh, portare equilibrio, per portare benessere in una persona e vedremo come si utilizzano le frequenze, sia quelle che caratterizzano il monocorda in sezione aurea, che ho descritto prima, sia la frequenza 110 che deriva poi dall'archioacustica, ma sono tutte cose che poi spiego durante il corso. Eh, Avremo cenni della sonoterapia vibrazionale. Vedremo le relazioni tra note e chakra perché nel primo livello si suoneranno in monocorda con tutte le corde accordate alla stessa frequenza e quindi li associeremo ai chakra e faremo sperimentazione. Chiunque dovrà cimentarsi nella cordatura e credete una cosa, oltre che estremamente piacevole, è facile. Quindi per chi si fa la domanda se il monocorda è uno strumento per chi sa suonare, la risposta è no. È importante conoscere i suoni, quindi a volte non sapere suonare è la cosa migliore, assolutamente, perché si ha la mente più libera. E si fa tanta pratica perché vuol dire che nella prima parte del corso, quindi la mattina del primo giorno, facciamo tutta la teoria e il pomeriggio del primo giorno e tutto il secondo giorno facciamo veramente tanta pratica utilizzando tutti e due i monocorda. I corsi si sviluppano in weekend, quindi sabato e domenica, da circa le 9 alle 18 con pausa pranzo.
Dopo qualche mese segue un secondo livello in cui, ripeto, in monocorda è possibile averli nostri e quindi assolutamente sperimentare con i nostri monocorda, in cui andiamo a eh, ritoccare un po' quello che abbiamo detto al primo livello, aggiungendo poi tutto quello che è il mondo degli intervalli, che vanno poi a muovere le emozioni. Parleremo molto di come utilizzare l'intento e capire quali sono i feedback che questo strumento riesce a dare quando suoniamo. Andremo a specializzare le persone che vogliono utilizzare il monocorda arca a controllare il riallineamento posturale, di cui vi ho parlato prima. Parleremo di deontologia e aspetti professionali per chi si vuole cimentare anche a livello lavorativo con lo strumento e faremo tante accordature e sessioni di pratica come abbiamo fatto nel primo livello, quindi è estremamente esperienziale come corso. Al terzo livello, in cui è obbligatorio avere il monocorda, andiamo a scovare dei numeri suonabili dai testi antichi. Sperimenteremo i movimenti sistemici multidimensionali con il monocorda e quindi delegheremo il monocorda a creare quelle scene con il suono che saranno indicative delle problematiche esposte dalla persona che vuole capire perché qualcosa nella propria vita sta andando storto e come rimediarla. E poi parleremo in questo caso ancora di più della professionalizzazione dell'operatore olistico o del sonoterapeuta vibrazionale, perché il terzo livello è soprattutto dedicato a chi vorrà veramente farne un lavoro di tutto questo. Per chi parteciperà al terzo livello, noi abbiamo creato una pagina, nel nostro sito in cui chi vuole può essere indicato come persona in grado di offrire i propri servizi con il monocorda nelle varie località di Italia e anche fuori, in modo che le persone possano raggiungerli per avere un trattamento di monocorda. Qui abbiamo alcuni esempi di persone che hanno avuto grandi soddisfazioni con il monocorda. Qui abbiamo Cecilia Vivek che portano il monocorda addirittura nelle carceri di massima sicurezza, il monocorda per andare a portare sollievo alle persone che sono appunto imprigionate in quei luoghi. Abbiamo Laura che utilizza i suoni alle terme di Saturnia, un luogo estremamente importante in cui si fa veramente cura a tutti i livelli e Laura utilizza anche il monocorda. Karin, che è un'operatrice olistica di Bolzano, che utilizza il monocorda anche sulle persone che vanno da lei. Elena, che a Torino ha trasformato la sua vita di doppiatrice in cantante e insegnante di canto che ha degli sblocchi emozionali. Sabina, che in Svizzera è istruttrice di yoga e quindi applica questo strumento nel modo che vi dicevo prima per facilitare le persone che si apprestano a questa attività. E qui vediamo Daniele Lorito, grande iridologo, che suona su tutti i suoi pazienti il monocorda prima di visitarli. Quindi ci saranno dei corsi in programma e che vi verranno poi dati attraverso l'email che vi spediremo nei prossimi giorni. E qui potete anche scrivere su monocordagmail.com per avere informazioni, chiamare Elena che vi ha comunicato tutto quello che vi ho detto io adesso, oppure parlare direttamente con me, questo è il mio numero personale e potrete farmi tutte le domande possibili e immaginabili, ma soprattutto vi invito a partecipare a un prossimo webinar in presenza in cui io sarò a disposizione di chiunque voglia farmi le domande, soprattutto a te
che stai ascoltando questo webinar, in modo da sviscerare quanto più possibile quello che sono le curiosità e le domande che quello che ti ho appena detto ha sviluppato in te. E quindi ti esorto a partecipare a questo webinar che ti darà modo anche di avere una traccia che potrai cominciare a sperimentare su di te, per capire che cosa fa questo suono del monocorda così al momento magari misterioso per chi non l'ha mai sentito e che sarà sicuramente una svolta nella vita di chi deciderà di fare un corso di monocorda, come ha cambiato completamente la mia di vita quando l'ho sentito, perché ricordate, io non facevo assolutamente quello che sto facendo adesso 15 anni fa. E quindi mi ha dato modo veramente di fare un salto e una crescita personale estremamente profonda. Ed è quello che auspico farà a te, come ha fatto a moltissimi nostri allievi, il suono del monocorda. Il monocorda è uno strumento che noi diciamo sempre che ti riporta allo stato zero come punto massimo di equilibrio. E il monocorda è unico e trasformativo. Io ti ringrazio ancora per avermi dedicato questo tempo e ti aspetto al prossimo webinar in presenza in cui potrai farmi tutte le domande che vorrai. Un abbraccio.